Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Ferrovie Miniature, io sono Gio. Oggi, a grande richiesta, visto che vi è piaciuto il format, vi faccio vedere un altro progetto che ho praticamente finito qualche giorno fa per un altro cliente che si chiama Giuseppe, che saluto. Ciao Giuseppe, questo video ovviamente è per te, ma anche per voi che mi seguite ragazzi, sempre per darvi degli spunti e sempre per ricordarvi che io mi occupo di progettazioni di plastici ferroviari in tutte le scale, sia per privati che per aziende, e soprattutto anche costruzioni, creazioni di plastici ferroviari, telai, eccetera eccetera. Quindi trovate anche tutto nel sito di www.ferrovieinminiatura.com e vi ricordo che potete scrivermi anche a info@ferrovieminiatura.com per avere dei preventivi o comunque delle consulenze. Allora, questo è un plastico abbastanza particolare, a differenza di quello che abbiamo visto l'altra volta che era in scala N, che ho visto che è piaciuto a tantissimi, e questo plastico è stato richiesto da Giuseppe a una misura un po' particolare, 3,2 m per da questa parte 1,2 m, adesso vi dico delle misure approssimative, per una lunghezza massima sul lato destro di 3 metri e qualcosa, ok? È una L. Io ritengo che la L sia uno dei moduli più complessi per quanto riguarda i piccoli plastici, perché veramente il fatto di tagliare a squadra rende molto più complicata la progettazione, però con un po' di fantasia e un po' di come si può dire, un po' di esperienza, si cerca sempre di fare del nostro meglio. Come già detto, Giuseppe mi ha chiesto un plastico funzionale in scala H0, usa dei binari della Rocco Line, quelli con la massicciata, ma sarà misto perché lui ha già del materiale anche Lima che voleva sfruttare, più flessibili eccetera eccetera. Ovviamente è un plastico abbastanza complesso con delle misure un po' particolari, dove abbiamo dovuto un po' raggirare quelle che sono le misure reali di alcuni binari che sono commerciali come questi della Rocco e sfruttare ovviamente i flessibili. Non tutto è possibile tenerlo a squadra, specialmente quando gli spazi sono ridotti. Quindi anche questo plastico parte con una stazione nascosta. Questa è una stazione nascosta a piano 0, ok, quindi sulla tavola. Come potete vedere, cosa ho fatto? Per poter sfruttare la possibilità di fare andare anche dei treni, dei convogli abbastanza lunghi, e siccome transitano anche dei merci, ho sfruttato la parte di sosta dei treni in curva. Questo ci consente di avere uno spazio più lungo di sosta e ovviamente più treni, ok? Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 binari, tra cui ovviamente uno è quello di transito dove arriva un treno e ne parte un altro. Vi ricordo che alla fine del video vi lascio vedere tutto il tragitto del tracciato in 3D, sarà una roba divertentissima. Ora andiamo a vedere di che cosa si tratta. Si tratta appunto di un anello di ritorno, un cappio vero e proprio, pensato proprio in entrambe le marce, quindi sia in senso di marcia normale che contromano. Ok, questo perché appunto ci possono essere delle navette o comunque dei convogli tipo quelli merci che arrivano contromano ed escono ovviamente volendo anche contromano, oppure si rimettono nel senso di marcia originale. Questo è possibile proprio per il fatto che all'interno, come potete vedere, ci sono una sorta di scambi che consentono il transito in tutte le direzioni. È a piano 0 dal punto sinistro, quindi da questa parte il treno comincia da questa parte qui dove state vedendo i due tunnel, comincia a salire di livello e sale a livello strato 1, che è quello di appunto un livello che raggiunge un'altezza massima di 18 cm. Perché? Perché sfrutta questa parte qua, lo vedete. Adesso io vado a togliere lo strato 0 per non confondervi le idee e andiamo a guardare solo quello che è lo strato 1, che è evidenziato in un colore giallastro. Come potete vedere, da questa parte dove ci sono appunto i tunnel che escono di qua, in realtà c'è la parte nascosta ancora, che è quella sotto, che vedete sotto con un giallo più chiaro, che è appunto l'elicoidale. È un elicoidale di un livello che ci consente di poter salire di quota, perché lo capirete tra poco, perché c'è uno strato 2 che è un altro livello più basso, che è tutto interamente dedicato allo scalo merci con la piattaforma girevole, una figata pazzesca, e si trova a 80 cm, ok, 10 cm più in basso. Quindi per permettere il transito di questo livello sopra di esso, attraverso alcuni ponti che vedremo tra poco e alcuni tunnel, abbiamo creato appunto una sorta di elicoidale per sollevarlo il più possibile. Ovviamente siamo saliti a 18. Sono pendenze molto regolari, molto realistiche, in quanto
siamo sotto la soglia del 3% in modo da mantenere appunto un certo tipo di realismo. Attraverso questo elicoidale si sale, si entra nella linea e in questo caso, come potete vedere, il treno va in stazione. È una stazione che è stata da questa parte dove sto muovendo il mouse, è stata modificata, inizialmente era sul lato destro, ma il cliente Giuseppe mi ha chiesto di mettere l'edificio stazione sulla parte estrema del plastico, in modo che non coprisse i binari. A me piaceva l'idea di avere la stazione che copriva, però sono punti di vista, sono gusti, di conseguenza ho dovuto modificarlo mettendo questa sorta di curva qua per poter far sì che il treno possa rientrare, ok, nello specifico, tenendo la stazione sul lato destro. Qua abbiamo un ponte, questa parte evidenziata che vedete adesso, un ponte che passerà sopra lo strato che tra poco vedremo, e qui il treno praticamente cosa fa? Fa il suo giro in stazione, torna indietro. È un plastico a vista passerella, chiamato così perché comunque tutta questa parte che vedete evidenziata è a vista, quindi molto bello da vedere. Sovrasta una zona di collinare dove sotto c'è un'altra ferrovia ed è molto molto bella. Adesso lo capirete perché ora vi aggiungo lo strato 2, eccolo qua, che in realtà sarebbe il livello dello scalo merci. Eccolo qua, qua sotto abbiamo la piattaforma, ragazzi, e la piattaforma si ovviamente lavora in maniera del tutto funzionale con dei tronchi qua in fondo che permettono appunto l'accesso delle locomotive e il movimento e la movimentazione tra i vari ricoveri. Io ovviamente approssimativamente ho messo 5-6 tronchi qua, ma ovviamente è tutta scelta di Giuseppe che sceglierà se metterne 5, 4, 3, quello che vuole, più dei tronchi laterali, questi che vedete da questa parte. Tra un po' vi farò vedere tutto in 3D con un treno che si muove per farvi capire il gioco qual è. Ed è un gioco molto bello, molto interattivo, perché da questa parte il treno gira e arriva da quest'altra parte, potendo praticamente permettendo alle locomotive di andare a raccogliere i vari 4 settori che possono essere tramoggi, carri a sponda bassa, container, trasporto minerali, messi in 4 settori differenti, più l'utilizzo di questa parte qua che vedete, sto squadrando, vedete? Sto facendo questo riquadro. Anche questa consente al treno di poter prendere altri carri, quindi creare un vero e proprio convoglio e poi entrare nel circuito. Il treno può fare appunto una movimentazione merci avanti e indietro, quindi un itinerario testa a testa, ok, punto a punto, oppure può decidere, previa la richiesta di Giuseppe, di entrare nel circuito anche passeggeri, ok? E lo vediamo da qua, infatti vedete la zona nera si allaccia con quella gialla. Qui c'è uno scambio che consente al treno di poter andare sotto e andare nello scalo, e comunque anche per i passeggeri in stazione si può fare la manovra di staccare appunto la locomotiva e mandarla poi in piattaforma eventualmente. Quindi si può fare questo gioco attraverso l'utilizzo della stazione. Giuseppe, ascolta, io qua ti ho messo 3 binari che sono appunto quello normale di transito dei passeggeri, più hai questo raddoppio, e qua puoi decidere di mettere magari qua sotto, se vuoi, lo potrai vedere tu stesso in questo riquadro che ti sto facendo, di mettere uno scambio con un tronco che ti aiuta nelle manovre. Se vuoi farlo lo fai, solo che è un altro scambio in più, ok? Ogni scambio, ragazzi, sono spese, io te lo dico, però poi dopo tu sei libero di modificarlo. Ti ho mandato tutti i file nella tua mail, troverai tutto e puoi anche decidere di modificare, entrare direttamente su Scarm e farti le modifiche qualora tu voglia fare questa scelta. Ora, guardando tutto l'intero plastico, il tracciato è questo, e andiamo anche ad aggiungere lo strato 3, che è quello della vegetazione e degli edifici che sono puramente simbolici, casuali, per darti degli spunti. Poi ovviamente, ragazzi, è ad libitum la vostra diciamo creatività, potete fare come volete, divertitevi al meglio. Io vi do questi spunti. Andiamo a vedere in 3D come si svolge il plastico, come è strutturato, che vi dà un'altra visione. Ok ragazzi, questo è il plastichino di Giuseppe visto dall'alto. Guardate quanto è bello, dite la verità, è molto bello, a me piace molto e devo dirvi che l'ho messo in condizioni di divertirsi e dargli degli spunti. Qua c'è il paesino, ok, guardate anche qua sopra un piccolo paesino sopraelevato con delle strade di collegamento che consentono appunto alle persone che abitano in questa zona di potersi muovere con dei passaggi a livelli, ben 3 passaggi a livelli, ragazzi, c'è da divertirsi. E poi ovviamente si passa nella parte dello scalo merci che è qua sotto, ok, l'ho visto, stiamo guardando la vista dall'alto, e poi abbiamo qua la zona della piattaforma e la zona della stazione, ok, è tutto ovviamente un
puramente casuale, nel senso che poi Giuseppe potrà decidere di spostare i vari elementi sia di vegetazione che di struttura stradale che di ambientazione in generale, come meglio crede. Ora andiamo a vedere come si comporta il treno dal punto di vista dei passeggeri. Allora, abbiamo posizionato il nostro treno passeggeri proprio davanti alla stazione, punto di partenza, diciamo, e lo facciamo partire, ragazzi, e andiamo a vedere come si comporta nell'itinerario, cercando di sfruttare al meglio i passaggi. Alla fine di questo video vi lascio un po' di video molto divertente con delle scene più dettagliate per farvi appunto assaporare un po' quello che è il lato creativo e farvi sognare un po' guardandolo come se fosse un plastico appunto finito. Vedete, la cosa bella è che qua uscendo dalla stazione abbiamo una passerella qua sopra, è molto bello il fatto che ci sia poi questo ponte che praticamente passa sopra allo scalo merci, molto bello da vedere, ragazzi, una figata pazzesca. Poi fa sempre una passerella all'esterno del paese, quindi scusate, dello scalo merci, ma è comunque il paesino perché si riallaccia al paesino adiacente, quindi la zona civile che è da questa parte. Il treno sale e questa è la quota massima che raggiungerà, non di più, quindi un 180 di massima. Qui comincia a scendere passando attraverso questa zona tra gli edifici industriali e la zona civile delle abitazioni che potrebbero essere messe anche sovrapposte una sopra l'altra con dei livelli differenti per creare un effetto un po' più collinare. Poi qui scende e va a nascondersi sotto. Sotto, ragazzi, cosa c'è? Ve l'ho fatto vedere prima, c'è l'elicoidale, quindi da questo momento in poi questo treno scompare dal plastico. Ovviamente è un plastico che può ospitare 4 treni in movimento sia per la zona merci che per la zona passeggeri e tenere in sosta anche 4-5 treni. Ora lui si trova sotto nell'elicoidale, andiamo a spogliare un attimo il nostro layout e vediamo che sta facendo l'elicoidale, vedete? Sta passando sotto e ora andrà a finire nella zona qua sotto che è appunto la zona, eccola qua, ve la faccio vedere da sotto nascosta, della stazione nascosta con tutti questi tronchi 1, 2, 3, 4 e 5. Qua ci saranno posizionati effettivamente la bellezza di 4 treni e un binario di transito, quindi arriva questo treno e ne esce un altro. Cercate di capire quello che vi sto dicendo, no? Quindi supponiamo che ora questo treno è sotto, sta passando sotto, si posizionerà, facciamo finta che adesso cerco di farvi una simulazione del gioco, si fermerà qua su questo tronco e immaginiamo di avere negli altri binari dei treni già fermi che possono essere sia passeggeri sia navette che merci, diesel, elettrico, a vapore, quello che volete. Ok, si ferma e fa partire un altro, ok, quindi partirà un altro treno e entrerà nel layout, come farà l'anello di ritorno e ritornerà su questo circuito, quindi lo facciamo ripartire, ok, lo spiamo da sotto. Ovviamente qua Giuseppe potrai fare delle pozze di ispezione, potrai decidere te come lavorarci per la manutenzione, semplicemente lasciando degli spazi aperti. È inutile che te lo dico perché ho visto che hai già fatto esperienza sui plastici, quindi sai bene come comportarti. E ricordo, ragazzi, che se fate fare il progetto a me e vi avvalete della mia esperienza e della mia consulenza, nel preventivo e nel prezzo che vi farò c'è sempre compresa il mio supporto continuamente, cioè finché non avete finito di fare il tracciato potete farmi delle videochiamate, video chat, in modo che io possa vedere da vicino i problemi che state riscontrando e darvi una mano. Ora il treno intanto sta salendo sull'elicodale, ok, e sta ritornando in scena. Adesso lo aspettiamo da questa parte. Vi dicevo appunto, il supporto prevede anche il fatto che possiate sempre scrivermi e mandarmi dei video, io vi rispondo anche con dei video per darvi sempre un supporto molto concreto a distanza, ok? In modo che voi, finché non avete completato il tracciato, io vi do supporto, perché capisco che a volte ci possono essere problemi. Ora il treno sta ritornando nel layout, vedete? È ritornato su, ora si ritrova dall'altra parte. Qua passa attraverso questa zona, quindi c'è una strada da questa parte, Giuseppe, poi puoi decidere di mettere, se vuoi, un bosco, quello che vuoi, un viale alberato. E poi qua, guardate, adesso io lo faccio fermare un attimo per farvi capire le possibilità che ha sto treno prima di entrare in stazione. Allora, Giuseppe, guarda, il treno può entrare liberamente in stazione, quindi vediamo l'effetto entrata in stazione semplicemente. Quindi qua entra in stazione e se ne va direttamente sul binario, ok? E fin qui tutto regolare, ok? Ora facciamolo tornare indietro, vediamo un'altra versione che è quella che potrebbe andare al contrario, cioè semplicemente
andare, adesso gli mettiamo lo scambio, ok? Semplicemente andarsene da quest'altra parte, quindi nella ponte, ok? E passare da questa parte. Molto molto bello l'idea, mi permette di fare due scelte. Se trova il binario occupato fa il giro, nel frattempo parte l'altro. Hai capito come funziona? Metti dei semafori con degli switch e fai tutto l'itinerario attraverso l'utilizzo del digitale, ti permette di fare questo, così hai il tempo di far entrare quest'altro treno in stazione che può scegliere di andare sia di qua che di qua. Qua facciamo finta che c'era il treno fermo, quindi lo mandiamo sul lato sinistro, ok? Ora vogliamo rimandarlo nel circuito, scusate faccio fatica ma lagga un po', lo fermiamo e come puoi vedere qua hai sempre degli scambi ancora che ti consentono di andare da questa parte, ok? Oppure di andare comunque contromano. Le scelte sono infinite per il divertimento. Ora andiamo a vedere come possiamo invece mandarlo nello scalo merci. Quindi adesso io l'ho sganciato, ovviamente facciamo finta che questa locomotiva decide di voler andare nello scalo. Qua hai due scambi, vedi? Qua se lui sta sul lato sinistro non puoi andare nello scalo, quindi sai che quando arrivi da questa parte, se stai arrivando da questo, diciamo da questo punto di marcia, quindi che sei praticamente dall'altra parte, puoi semplicemente mettere lo scambio e farlo andare da quest'altra parte, ok? Quindi in entrambi i casi hai sempre la possibilità di arrivarci, quindi non hai nessun problema. È stato messo con lo scambio proprio prima della stazione, non potevo metterlo in prossimità della stazione perché non c'è lo spazio, a meno che te lo facevo qua in curva, ma secondo me avresti avuto più problemi, invece così è più semplice. E poi lo mandi da questa parte, velocizziamo un po', come puoi vedere adesso lui entrerà nella stazione e andrà giù di qua. Qua c'è sempre la possibilità di mandarlo comunque ancora nella linea, ok? Però io adesso devo andare giù nello scalo e quando va nello scalo, come puoi vedere, va sotto a quel tunnel che trovo fantastico, va sotto a quel tunnel, quindi passa dietro la strada e ora non lo vedi per un po' perché uscirà da questa parte. E finalmente scendiamo nel piano dello scalo merci, andiamo a divertirci anche là, vediamo cosa succede. Quindi ora lui sta scendendo sotto, tra un po' lo vedrai sbucare da questa parte, nel tunnel estremo, ok, quello esterno. Qua c'è il passaggio a livello, quindi hai molte opzioni. Qua scende e ora tu qua praticamente lo porti, decidi di portarlo in piattaforma, ok? E vai dentro la piattaforma. Vediamo cosa succede, vediamo il gioco qual è. Ovviamente tu puoi andare nella piattaforma, quindi lo fai andare, entrerà dentro, ok? Facciamo finta che ora esce un'altra locomotiva, quindi simuliamo la cosa e lo rifacciamo ritornare in piattaforma, ok? Ora cosa facciamo? Cambiamo il gioco, quindi anziché mandarlo nella linea gli facciamo fare delle manovre, per esempio portarlo qui, quindi puoi fare lo scambio qua, quindi metti lo scambio da questa parte e lo fai andare davanti. Qua vedi un tronco che ti permette di andare in questi punti qua, adesso cercherò di fartelo vedere da questa parte, ok? Guarda che bello, qua hai la possibilità di andare, ora sta andando dentro il tunnel, quest'altro tunnel che c'è qua dietro, è una figata pazzesca che costeggia, ok? Si trova proprio in mezzo agli edifici e lui va sotto a quel tunnel e esce da quest'altra parte, nel tunnel che abbiamo messo da questa parte, lo vedi? E questo è il gioco che puoi far fare al merci avanti e indietro per raccogliere carichi e fare manovre. Ok, adesso vedrai che esce da questa parte e ce l'hai da quest'altro lato e ritorna nuovamente qua. Ovviamente stavolta lo mandiamo, anziché nella piattaforma, lo mandiamo nel tronco dove dovrà fare la manovra. Quindi supponiamo che qua ci sono dei carri da prendere e lui verrà lungo questo tronco. Ok? Andrà a fermarsi qua, molto bello, si ferma lì e lo rimandiamo nuovamente nella linea, quindi torniamo indietro e lo facciamo ritornare di qua. Adesso ti faccio capire, lui sta andando da quell'altra parte come prima, ok? All'interno lo facciamo andare, perché se vai all'esterno ritorni sulla linea. Lui entra dentro ed esce da questa parte, vedi? Adesso io ti ho messo già gli scambi pronti per andare a prendere questo. Vediamo un po' se riusciamo a muovere. Lagga un pochino ragazzi perché non so cosa oggi. Ok. Entra e si va a prendere questa zona, questo scalo, questo convoglio merci. Ok, lo prende e a questo punto lui può ritornare dall'altra parte e fare le sue manovre. Quindi ok, possiamo mandarlo nuovamente di là. Come puoi vedere qua c'è un edificio di ricovero, qualora tu volessi portare
un treno qua dentro e tenerlo lì in sosta, che è molto figo. Ora lo riportiamo dall'altra parte, andiamo un po' più veloce, acceleriamo questa parte. Io sapete che non amo fare andare i treni velocemente. Ora lo facciamo ripartire al contrario e lo mandiamo dentro lo scalo, qui, in questo scalo qua, possiamo portarlo qua, ok? Facciamo finta che deve fare altre manovre e lui qua potrebbe sganciare i carri e metterli qua, ok? Prendersene un altro da quest'altra parte e continua così avanti e indietro. Quindi Giuseppe, questo è il tuo plastichino, sono delle idee che ti sto dando, quindi puoi divertirti, puoi fare delle varianti, delle modifiche. Io vi mando sempre i file, ragazzi, oltre agli screen e oltre alla lista binari e oltre al progetto in sé suddiviso per livelli, vi mando anche la parte, diciamo, del software di SCARM, che potete scaricare anche la versione demo gratuitamente per vedere e per fare piccole modifiche. Non potete fare più di tanto se non l'acquistate. Quindi questo è il plastico di Giuseppe, fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi è piaciuto. A me piace molto, è molto bellino, diciamo che ci sono un sacco di spunti, un sacco di idee, si possono fare sempre delle modifiche. Io dico sempre, un progetto serve per partire, poi durante il lavoro la fame viene mangiando, quindi possono diciamo crearsi molte varianti. Detto questo, ragazzi, credo che questo sia l'ultimo video dell'anno, quindi buon anno a tutti. Vi ricordo che col prossimo anno partirà anche il podcast, non vedo l'ora perché è già tutto pronto. Anzi, vedete qua sotto nei commenti se avete delle argomentazioni a cui volete ascoltare durante il mio podcast, ovviamente un podcast dedicato a questo mondo e non ad altro. E aspetto i vostri suggerimenti, i vostri commenti. Vi faccio i miei migliori auguri di buon anno. Il 2026, ragazzi, ve lo garantisco, sarà un anno strepitoso per tutti, pieno di stelle, pieno di polvere di stelle, pieno di magia, pieno di cose belle e soprattutto pieno di tanti treni che viaggeranno, sfrecceranno sui nostri plastici e ci divertiremo un botto. Grazie di cuore per quest'anno, mi avete regalato veramente tantissime belle cose, è stato un anno bellissimo dove abbiamo fatto tante cose insieme, tante esperienze e spero che anche il prossimo, appunto dicevo, sarà così, ma sono sicuro. Grazie veramente di cuore per essermi stati vicini, vi ringrazio a uno e niente, vi ricordo che se avete bisogno del mio supporto info@ferrovieminiature.com. Vi voglio bene, buon anno e alla prossima, ciao!